Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, anche ascendente bilancia, luna o vedrai in bilancia anche se ce l'hai. Oggi andiamo a vedere quale cambiamento sta bussando alla tua porta, quale forza vuole entrare nella tua vita in questo esatto momento. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Lo facciamo con l'approccio della tarologia co-creativa, ossia vediamo quello che accade e ci adoperiamo per realizzare il nostro capolavoro di vita. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta? Qual è la forza che desidera entrare nella tua vita, bilancia? Il diavolone. Allora, io ti dico una cosa. Devi smetterla di non sentire i tuoi desideri più profondi, quelli viscerali, quelli carnali. Sentili tutti. Perché? Perché il diavolo mi parla dell'ottenimento di qualche cosa. Una forza dirompente sta entrando nella tua vita, fortissima. Allora, magari si manifesta con un desiderio che vuoi a tutti i costi. Scendi giù, senti tutte le paure e gli attaccamenti legati a quel desiderio lì. Perché il diavolo mi parla di tutte le paure e gli attaccamenti legati a un qualcosa di viscerale che vuole esprimersi. E allora la mente che controlla, la mente che giudica, questo desiderio è sbagliato, questo desiderio non è conforme a un'anima di luce in cammino. Non è così, non è così. Anche se vuoi 10 ville con piscina e poi non me ne faccio niente. Ma non è giusto, perché se sei un'anima in cammino, ti dice la mente razionale che usa tutti gli strumenti che hai per mettertela in quel posto, quindi non è così. Se sei un'anima di luce non puoi volere 10 ville con piscina. Mi spiego? E tu sopprimi. Allora vai dentro, ascoltalo quel desiderio che la tua mente giudica. Io ti ho fatto un esempio banale che però può rendere l'idea. Sta arrivando una forza viscerale potentissima per qualcosa che vuoi. Mettila in luce, non ti vergognare dei tuoi desideri più profondi e viscerali. Smettila di vergognarti perché ogni desiderio ha la stessa dignità di esistere. Le 10 ville con piscina hanno la stessa dignità di esistere di un centro olistico per fare del bene. Questo che moralismo! No, aspetta, qua stiamo eliminando tutte queste stronzate, scusami il termine. Allora, ti ho fatto degli esempi, sembrano banali, ma per farti capire, non ti vergognare di questa forza, di questi impulsi, di questa forza che c'è, perché sta entrando un desiderio dirompente. Il diavolo è la Kundalini che si muove all'impazzata, cioè non è solo questo, non lo riduciamo a questo, è quella forza creatrice che è dirompente adesso che sta bussando alla tua porta. E che succede quando la Kundalini sale dai bassi centri? Che attiva tutti i chakra, ma quando i chakra sono bloccati vengono fuori tutte le paure legate a quei chakra e quindi i giudizi legati a quelle paure. Ok? Vediamo attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà. Cioè arriva un desiderio potente per farti vedere le paure che hai. Ok? Detto proprio spicciolo. Alleati con il tuo demone. Alleati, fai l'amore con i tuoi demoni. I tuoi demoni sono le tue più grandi paure. Senti le emozioni più forti che vogliono attraversarti in questo momento e fai il rituale erotico della Kundalini, mi verrebbe da dire. Anche se l'avrei visto dopo che pratica potevi fare. Comunque andiamo a vedere attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà. Il 9 di bastoni. Allora, il 9 di bastoni mi parla di resilienza. È qualcosa che... è il guerriero che è stanco però non si è fermato, non si ferma.
Cioè il guerriero sta, hai attraversato tantissime cose, hai attraversato battaglie interiori, esteriori. Allora il 9 di bastoni mi parla di una situazione che può tenerti un attimo a distanza, cioè della serie, caspita ancora, cioè eh, voglio tradurla bene questa cosa affinché tu capisca proprio. Voglio questa cosa, ok? Voglio questa cosa. Qualsiasi cosa sia, cioè la sento tutta. Ne ho attraversate tante, ne ho passate tante. Devo ancora combattere, sì, non ti devi arrendere, non devi combattere contro il mondo. Questa cosa si manifesta in delle situazioni che ti fanno dire devo combattere ancora, non so quale sia, però è questo il senso. Devi combattere non contro l'esterno, contro i tuoi stessi attaccamenti a quella cosa che vuoi, contro le tue stesse resistenze al darti, all'amore, al darsi. Quindi non so quale situazione specifica sia, ti dico però il nesso che è uguale per tutti voi. Quella che ti fa dire, ti tiene un po' in allerta questa cosa che vuoi. Perché ti tieni in allerta? Perché sai che devi fare un passo in più verso le tue paure e con questo bastone, boom, abbatterle. E qua ti consiglio il rituale del mago che trovi nel viaggio erotico degli arcani, dove ti faccio usare la spada. Va bene? Perché è dirompente questa forza e la mente si tiene in allerta un attimo, no? Vediamo che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare, così andiamo nel dettaglio. Il giudizio. Smetti di non sentire la tua anima. Smetti di non sentire la tua anima. Sai com'è? Smetti di aspettare la chiamata giusta, tipo, e quando avrò tutto questo sotto controllo, quando agirò o farò. Il diavolo ti dice, il cambiamento sta bussando alla tua porta a mezzo di quello che ti appassiona già. O arriverà una cosa che ti appassiona fortissimo. Allora il giudizio qua ti dice smettila di giudicare la cosa, smettila di lascia andare il giudizio su quella cosa che ti appassiona, su quella cosa che vuoi e anche il giudizio degli altri in merito a ciò che ti appassiona o a questa cosa che vuoi. Smetti di aspettare la chiamata perfetta, tipo vuoi qualche cosa? Vai, ok? Smetti di aspettare la chiamata perfetta, perché smetti di non rispondere all'anima perché a mezzo di quello che ti appassiona sta già bussando adesso, ok? Vediamo adesso qual è il dono che si nasconde dentro questo cambiamento. La risorsa invisibile. Guarda, la creazione di quello che vuoi, il mago. Allora, qua qualche cosa ti appassiona e ti prenderà in modo viscerale e profondo. Smetti di aspettare il momento giusto e il giudizio tuo degli altri. Vai, va bene? Ti sentirai un attimo tesa o teso, qualcosa di viscerale, di profondo. Dietro a tutto questo c'è la realizzazione di questa cosa, il mago. Il dono che si nasconde dentro questo cambiamento è la capacità di creare in conformità con queste energie, senza averne più paura. Il mago è la prima manifestazione di questo. E quando la tua volontà è allineata con la volontà cosmica, si realizzano le cose più senza sforzo. Questo è il primo. Per molti di voi questa è la grande prova per realizzare quello che vuoi, abbattere l'ultima resistenza che è la paura a sentire le emozioni forti di quello che vuoi e creare quella cosa. Il mago, la magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. La tua forza di volontà deve essere orientata al fatto di smettere di aspettare il momento giusto o il giudizio tuo e degli altri, seguire questa passione dirompente che secondo me c'è già, questa cosa viscerale che ti appassiona. O arriva, prossime ore, questo è il senso. E il dono è la capacità di iniziare, cioè tu hai tutti gli strumenti per iniziare questa cosa. Non ti serve aspettare la chiamata giusta, non ti serve aspettare il momento perfetto, no, c'è già il mago. E vediamo su questa carta qual è l'animale guida come dono, la risorsa che hai già. È la felicità di seguire questa cosa, felicità, nutria marina.
la felicità di seguire questa cosa, ti eccita questa cosa, ti appassiona. Sii il maestro, eccolo il mago, di una vita uchetona, penso una vita bella, credo che significhi. Liberati dalle aspettative, eccola, che hai tu in merito a quella cosa, che hanno gli altri su di te in merito a quella cosa, e godi ogni giorno, lascia andare le preoccupazioni e scegli l'amore. Il tuo buono destino di amore è assicurato. Ti dice segui l'amore, segui la passione che ti permette di allearti con le paure, scioglierle, vedere il demone, abbracciarlo e realizzare questa cosa. Va bene? Andiamo a vedere adesso come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento. Come puoi cooperare? L'abbiamo già visto, rituale erotico della Kundalini. E poi il mago. Ah, aspetta, io ti ho già detto prima, usa il mago, è uscito il mago. Corso erotico, il viaggio erotico negli arcani, corso gratuito su questo canale. Trovi tutto qua sotto. Il mago è rituale. Il mago come pratica che ti permette col bastone, che è la spada magica, di distruggere le paure che si interpongono per realizzare questa felicità. Quindi adesso andiamo a vedere come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento. Allegria, gioia, 3 di coppe, leggerezza, leggerezza e leggerezza. Secondo me ci sono anche altre persone che ti appoggiano in questo, delle anime affini. Gioisci, divertiti, leggera, leggera, leggera. Come puoi cooperare con questo cambiamento? Mi verrebbe in mente di farti fare la danza del piacere che trovi sempre su questo canale, perché la danza del piacere è sciogliere le resistenze. Lo sanno bene migliaia delle nostre ragazze, ragazzi ormai. Come puoi cooperare? Quindi tarologia co-creativa, perché qua non ti faccio subire il destino, ti permetto di usare gli strumenti per realizzare il tuo capolavoro, questa felicità qui, il senso di questa creazione. Quindi allegria, gioia, leggerezza, più leggera, cioè magari fai questo gesto così ogni tanto durante il giorno, no? Fai questo gesto con l'intenzione di scrollarti energie che non ti appartengono. Fai questo gesto, leggerezza, canta, balla, ok? Vediamo qual è l'errore, tra virgolette, perché poi l'errore non esiste, per intenderci, qual è l'errore importante da evitare. Qua abbiamo la regina di bastoni come errore da evitare, che è una carta stupenda, la regina di bastoni. Allora, in questa posizione io credo che sia non pretendere di essere perfetta o perfetto, perché il diavolo accende energie viscerali, ti vuole autentica o autentico. Quindi credo che l'errore da evitare sia magari non devi usare questo fuoco potentissimo per convincere gli altri. Il giudizio qua. Cioè, non devi usare questo fuoco per convincere il mondo di chi sei, devi usarlo per illuminare ciò che sei davvero, questa visceralità, questa autenticità. L'errore da evitare qua è anche il voler dominare questa tua trasformazione invece di, perché il genere bastoni domina anche, no? Invece di dialogare con questa trasformazione. Cioè, non usare questo fuoco per sedurre gli altri, seduci il divino. Come lo seduci il divino? Spogliandoti, donna selvaggia, uomo selvaggio, primo e secondo chakra, non come mi vedranno gli altri se sono abbastanza brava, abbastanza bella, abbastanza bello. No, evita l'errore di voler dominare questa cosa. Sì, selvaggia, selvaggio, istintivo, leggera, 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 leggera. Come il diavolone ti ha fatta, ti ha fatto, insomma. Cioè, cioè, è come se questo fuoco qua che vuole trasformarti non è quello che ti rende visibile agli altri, cioè è quello che rende più visibile, ti rende più visibile a te stessa, a te stesso, la manifestazione autentica di questa visceralità, allegria, felicità, ehm,
Mi viene in mente una frase proprio che è sciamanica immaginare, sii scandalosa, scandaloso, per piacere a te stessa o a te stesso. Va bene? Cioè, non sapevo che altro termine usare per rendere boom d'impatto. A te stessa, selvaggia, selvaggio. Ok. Qual è il messaggio finale dell'amante mistico? Hai tante paure per fare questa cosa, c'è il 9 di spade. Il messaggio finale, allora, l'amante mistico ti garantisce, ti fa una promessa. La promessa è quella di una realizzazione autentica senza precedenti. C'è la paura quasi viscerale di non piacere o di non il giudizio tuo e degli altri. La mente qua ti attanaglia con il giudizio, il 9 di spade. L'amante mistico ti dice attraversa le tue paure più profonde in merito a questo desiderio viscerale e io ti garantisco la libertà, ti garantisco la felicità e la libertà della magia. Mettiamo una carta qua sopra di queste, il messaggio dell'amante mistico su questo 9 di spade. Ricorda chi sei, Samasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, sei una donna selvaggia, un uomo selvaggio, ricorda chi sei. Porti polvere di stelle in te stessa o in te stesso. La saggezza dei tuoi antenati è nel tuo sangue e tutto l'universo è nella tua anima. Conosci a te stessa o te stesso e niente potrà fermarti. Allora, io ti dico una cosa, questo è un evento dirompente, molti di voi stanno già sentendo questa energia qua. Allora, il punto non è quello che ti accade, ma come ti relazioni a quello che ti accade. Qua vedo energia viscerale che vuole uscire, primo e secondo chakra, potente proprio. Lo vedi perché ti metterà sulla difensiva questa cosa, o con una persona, o con un evento. E allora cosa devi evitare? Evita il momento di aspettare il momento perfetto, evita il tuo giudizio e quello degli altri. Questo ti promette la creazione di felicità. Alleggerisci, non pensare di dover piacere a tutti o come cosa penseranno di me gli altri, di fare il giusto, di fare bene, di fare male. No, perché questi sono i pensieri che ti attanagliano. Tu sei polvere di stelle. Allora il tuo amante mistico ti fa una promessa. Fai, vai, vai e ti garantisco felicità e creazione. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. Il compimento, numero 9, e questo mi conferma che questa per te è la grande iniziazione. Una volta superato questo, che ha a che fare con desideri profondi, viscerali, tu realizzi l'attitudine del mago. Cioè questo cambiamento, questa porta che si apre è irreversibile. Si compie qualcosa. Questa è la vittoria. D'accordo? Questo è il potenziale. Ora tu, qual è la differenza tra la tarologia passiva e quella co-creativa che facciamo noi? Che questa cosa si è verificata già tante volte nella tua vita, però sei rimasta sempre bloccata dalle paure. Va bene? Ok. Adesso con la tarologia co-creativa noi andiamo incontro agli eventi, facciamo l'amore col demone, ci alleiamo alle paure, trasformandole in forza e abbiamo risultati. E ti ricorderai da dove vieni, chi sei. Ok. Vediamo quest'altra carta cosa ti dice. Perché sei potente? Guarda un po'. L'amante mistico ti ricorda la tua potenza, ricorda chi sei potente, guarda quante volte battono, quante volte battono. Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno e dimmi se non è un epilogo perfetto, un compimento perfetto di quante volte ho insistito adesso in questa lettura. No giudizio degli altri, no il tuo giudizio, non aspettare il momento perfetto, non aspettare quando quella cosa si sistemerà, adesso devi fare. Sei potente, vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Ecco che ti ho detto che non sei sola, non sei solo. Gli altri ti seguiranno a sostegno di quella cosa che però tu per prima devi fare il primo passo. Cioè, primo passo nel senso, in questi termini, va bene?
Questa è una lettura potentissima, ragazzi e miei ragazzi. Sotto trovate tutto il percorso sciamanico, Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e concludo qui perché è una stesa che brucia. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.